Beh, si inizia a fare sul serio. Parliamo sempre di amichevoli, certamente, ma si è alzato il livello, si è alzata la velocità del gioco, si è alzato il pressing, no? Uomo su uomo e davvero si inizia, non mi fate dire la classica banale frase, la mano dell'allenatore, ma davvero una certa identità ben definita. E oggi ad un certo punto, a parte che non sembrava neanche un amichevole, perché davvero ho visto dei contrasti, un'aggressione anche da entrambe le parti, anche alcuni episodi borderline. Però questo ci permette di fare anche una valutazione più seria, perché è stata una variabile più seria, con dei risultati importanti. Non parlo del risultato che comunque è una vittoria e va registrata in quanto tale, ma la vera vittoria è che la squadra risponde. La squadra di Gasperini risponde al proprio allenatore. Questo è il fondamentale, signori miei. E adesso, ovviamente, con calma, con relax, ne parliamo. Neanche troppo relax, se vogliamo. Vi invito come al solito a fare quelle due o tre robe veloci. Iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi contenuti su Facebook, su YouTube, su Instagram, su TikTok, dove vi pare. Siamo un po' ovunque. Ovviamente attivate la campanellina qui per ricevere le notifiche. Ma prima ancora, lo sapete benissimo, c'è quel like, c'è sempre quel dannatissimo e sgorbuttissimo algoritmo che come al solito dà fastidio e fa rumore. Ad ogni modo, grazie davvero per supporto e per tutto il resto. Clamorosi, sempre clamorosi. E ribadisco, oggi è una bella prova della Roma, veramente una bella prova, sia per il valore dell'avversario, perché rispetto alle altre gare, qui parliamo di una squadra di metà classifica francese, l'anno scorso il Lens ottava posizione, e il Lens stesso, attenzione, l'abbiamo anche visto secondo me dal punto di vista fisico, è anche avanti, cioè questo vuol dire parecchio, cioè il Lens è avanti dal punto di vista secondo me della preparazione, lo vedevi anche da come sono scesi in campo, la Roma sembrava inizialmente no, anche un po' in apnea, un po' deficitaria, anche sotto l'aspetto tattico, però minuto dopo minuto le cose sono cambiate perché poi è uscita fuori la qualità della Roma. E a proposito della qualità della Roma, eh, sì, secondo me è da registrare veramente la qualità nell'aggressione, no? Nell'andare uomo su uomo, anche a costo inizialmente di lasciare spazi, perché come ho detto prima, dopo i primi 5-10 minuti c'erano delle evidenti difficoltà, e difficoltà che ovviamente testi proprio in queste partite, servono proprio per lavorarci, no? Sull'alchimia, su quello che ti chiede il proprio allenatore, e qualche spazio l'ha lasciato la Roma nelle fasi iniziali, ma poi come si dice in questi casi, ha iniziato ad attecchire, no? A trovare le misure, i movimenti e tutto il resto, e la Roma è cresciuta, la Roma sta crescendo partita dopo partita, che è l'aspetto più importante da registrare, che come diciamo sempre non può essere il risultato, non può essere ehm, quasi neanche l'aspetto tattico in realtà ad oggi, quando siamo soltanto al 2 ad agosto, però se vedi già la squadra rispondere così bene sotto, ribadisco, sotto alcune letture, è importante, ragazzi, è veramente importante. E Gocci Gasperini ha scelto anche una squadra titolare rispetto alle altre volte, dove ha mixato, diciamo così, quello che aveva a disposizione. Oggi è andato dritto, secondo me, su 11 giocatori, soltanto ha alternato praticamente soltanto l'attaccante Dovbyk e Ferguson, dando lo stesso minutaggio a entrambi. Poi ovviamente invece gli altri sono usciti al 70esimo, cioè la squadra tra virgolette titolare oggi è uscita al 70esimo. Ovviamente eccezione fatta per l'infortunato Ndika, poi se non sbaglio anche su lei un po' prima, non mi ricordo se al 70esimo o un po' prima, due infortuni che si spera ovviamente che non siano nulla di grave, problema alla caviglia per Sule, bisogna vedere invece cosa si è fatto Ndika. Però la Roma dimostra anche di avere soluzione, perché poi esce Ndika,
ed entra Hermoso, che è un giocatore che può essere interessante sotto la guida del Gasp. Se io voglio sottolineare Elena Ainewi, come cazzo? Non ce la fare, piano piano imparerò a pronunciarlo. Mi è stato anche suggerito. Scusate, pure faccio fatica. Lo vedo bene. Ho visto anche meglio di Conè a tratti, ovvio. Conè è una mole diversa, ci vuole anche più tempo per andare in forma. Però lo vedo bene, no? Un giocatore che infatti, come potete vedere, è già molto attenzionato dallo stesso Gasperini che lo butta dentro e anche con enorme continuità. A proposito di gente buttati dentro, non vedo da un sacco di tempo Pellegrini. Cioè, Pellegrini non ho capito se è infortunato, se è proprio completamente fuori dal progetto. Io avrei voluto vedere Pellegrini allenato da Gasp, cioè avrei voluto vedere, voglio vedere che vorrei che avesse una possibilità, ecco, questo volevo dire, va bene. Giusto parentesi aperta e chiusa rapidamente. Però un altro aspetto oggi che voglio sottolineare è il lavoro dei trequartisti, che mi sono piaciuti entrambi. Parlo sempre del blocco iniziale, che in questo caso era composto da Baldanzi e Solé. Secondo me hanno fatto bene entrambi. Mi è piaciuta anche tantissimo un'azione nel primo tempo dove, presa palla, con due passaggi sono arrivato in porta, Baldanzi è andato a concludere, ma veramente molto verticale, molto veloce nel ribaltare l'azione. E questa sicuramente è una delle tante armi che il Gasperini, no, impone alle proprie squadre. Quindi Baldanzi bene. E poi Solé, ovviamente Solé non è che lo scopriamo oggi. Solé è un giocatore che secondo me quest'anno va assolutamente valorizzato. Voglio vedere ai livelli della prima parte col Frosinone, ma anche superarli quei livelli, perché è un giocatore che le qualità le ha e le deve solo mettere in pratica. E secondo me adesso ha anche lo schema, l'assetto tattico per fare bene. Poi questa squadra ancora devono aggiungersi giocatori, come abbiamo detto tante volte, di Bala, che l'altro giorno si parlava, forse in uscita si parla sempre delle stesse cose, vediamo. Però la Roma già prende corpo la squadra di Gasperini. Il secondo gol, il primo gol, allora, per sintetizzare, il primo gol è il gol della Roma dell'anno scorso, squadra fisica che sui calci piazzati è pericolosissima, ha tanta fisicità, segna Mancini. E il secondo gol è il gol della squadra di Gasperini, con quella aggressione, recupero palla alto, e il tre quarti, in questo caso Sule che fa gol. Quindi stiamo vedendo un bel mix, delle belle idee. La squadra risponde molto 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 bene. Sono delle amichevoli, siamo ad agosto, ma questo già è un test, secondo me, molto importante, che oggi ha superato la Roma. E quando parlo di test superato non parlo della vittoria, parlo del fatto che la squadra si avvicina, no? Si avvicina alle idee del proprio allenatore. Questo è importante, fondamentale. Signore, sì, non penso che poi bisogna aggiungere tanto altro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Cavolo, c'è qualcosa di... Vabbè. E niente, io come al solito vi invito a ritornare sul canale se volete. Fatelo pure. Niente, stasera è tutto. Io credo che non lo so se farò video sul calciomercato o su altro in questo momento. Voglio stare calmo, tranquillo, sereno. Un grande abbraccio da Neschi.